Buongiorno amici del canale, da Elisa e da Franco. Scherzi a parte, questa è una bella piccola petineuse che ho recuperato in una casa che stava per essere, diciamo, un po' sventrata. Purtroppo sì, una bella casa molto antica. Secondo me è una di quelle case che fanno parte dei borghi principali delle vecchie città, quindi una casa che aveva veramente un sapore molto vissuto, però purtroppo priva di riscaldamento, doveva essere, diciamo, proprio restaurata nel profondo. E certi mobili erano di troppo, e quindi la proprietaria me li ha gentilmente donati e mi ha fatto un grandissimo favore, perché insieme a questa bella petineuse ci sarà anche un armadio, un letto, una cassettiera, insomma un sacco di complementi. Questo sarà il primo di tanti pezzi quindi che farò per poi unirli all'ultimo. Un'unica pecca: questa petineuse purtroppo ha questi bei marmi che sono molto rovinati, molto graffiati, e qua addirittura c'è un buco, vedete, che è stato spaccato, reincollato molto male, e quindi devo sistemare. Ovviamente non cambio il marmo, non vado a spendere soldi per fare un altro marmo, non esiste. Lo stucco bicomponente mi aiuterà a risolvere il problema, a tappare il buco, e dopodiché sistemeremo i marmi e tutto il resto. Partiamo. Lo stucco di paralegno è la miglior soluzione, perché va a tappare i buchi in tutti i materiali che, diciamo, vogliamo salvare. Non vogliamo spendere soldi per, diciamo, un marmo differente. E allora, io ho due fondini qui che ho utilizzato già in altri momenti, ma se lo chiudete bene si salva e si può riusare tranquillamente. Il trucco è far sì che i due componenti non si mischino. Vedete, adesso io tolgo via la plastica protettiva. Se trovate all'inizio in punta un pochino di pastina un pochettino più dura, toglietela, in questo modo non avrete poi problemi di grumi più avanti, quando inizierete a miscelare bene i componenti. Ok, io ora sento tutto bene morbido, andiamo un po', controlliamo. Ok, se ora guardate qui nel cuore, potete notare che ci sono diversi colori, vedrete che c'è un po' più chiaro al centro, un po' più scuro fuori. Ecco, questi sono i due colori del bicomponente che vanno assolutamente miscelati. Ora mi comporto un po' come se dovessi fare un impasto e vedete che miscelo i due componenti alla perfezione. Sappiate che se i componenti non sono miscelati bene, poi non catalizza. Vedete che sono ancora molto suddivisi, è un po' come se fosse ancora marmorizzato. Se invece sono miscelati bene, sono tutti uguali, miscelati al 100%. Quindi un attimino in più, dove si impasta, dove si rende tutto quanto perfettamente omogeneo, per avere la catalisi sicura. Anche perché nel momento in cui catalizza diventa calda questa pasta, diventa bollente, e poi nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, anche in base allo spessore che voi date, indurisce tantissimo e diventa molto resistente. Sembrerà marmo. Inizia a diventare collosa quando è a posto e inizia pian pianino a scaldarsi. Quando voi sentite che la pasta inizia a essere calda è perché sta iniziando il suo processo di catalisi. Mettetela in un punto in cui potete lasciarla per un po' e poi premete. Ok, premete, togliete l'eccesso e poi iniziate piano piano a modellare. Sicuramente ne servirà ancora per fare spessore, ma una prima passata è stata data, il buco è stato principalmente tolto e ora si può pensare di continuare nella crepa. Guardate, sappiate che nel momento in cui poi è asciutto si potrà sempre carteggiare per livellare la superficie. Anche qui c'è un altro buchino che va chiuso. Io seguo tutta la spaccatura perché tanto dopo carteggio ed elimino eventuali eccessi. Lascio asciugare bene, seccare in profondità
e dopodiché nel momento in cui sarà più secca posso procedere a carteggiare, livellare, far sì che non si noti poi il dislivello del buco. Abbiamo deciso di dare un tocco di femminilità molto chic a questa petineuse. Quindi, dopo aver fatto asciugare bene lo stucco e dopo averlo grattato leggermente, quindi livellato, abbiamo una tavoletta perfetta di marmo. Il nostro mobile ha già avuto una bella pasta di ava, quindi acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, ed è stato già sgrassato, lavato, asciugato, a posto. Ora Emma parte colorando tutta la struttura e vi faccio vedere com'è bella la tonalità vintage rosa, abbiamo scelto un rosa polveroso, bello, molto molto vintage, sulle porticine. E ora lei utilizza, se vedete bene, il pennello a punta, perché va bene 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 all'interno di tutti i nostri freggini. Hai voglia di farli vedere proprio bene qui? Sì. Perché queste sono le cose più, diciamo, più delicate da far vedere, quindi carichiamo bene, picchiettiamo e cerchiamo di portare il colore ovunque. Diciamo che un altro utilizzo che potete fare con questo pennello, se volete, diciamo, fare meno fatica, è questo. Prendete sempre il pennello a punta, vedete che è una leggerissima punta, lo caricate un po' di più, in modo che all'interno abbia proprio tanta pittura, deve grondare, i bordi però li pulite, in modo che non goccioli e che non si sprechi nulla, e potete magari abbondare, in modo che non si faccia fatica, vedete, e va proprio in profondità, e poi tirarlo per tingere i punti più nascosti. Diciamo che non c'è una vera regola, in base alla nostra manualità si possono utilizzare diversi metodi. Se preferite stendere la pittura in modo magari più scarico, fate come stava facendo Emma, quindi magari ci ripassate un po' di più e la tirate di più. Se invece avete piacere di passare la pittura più umida, potete caricare di più il pennello, come vi ho fatto vedere in questo momento, e poi tirarlo e spalmarlo su tutta la superficie. Però la bellezza di questo pennello è che va bene 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 all'interno di tutti i nostri angolini senza fare la fatica che faremo con un altro pennello. Guardate qui, tac. Ora io ripicchietto, perché almeno abbiamo tutta una stesura molto molto materica su tutta la struttura, che secondo me non ci fa male, e basta, così posso lasciarti il pennello, ok? Non c'è un giusto o sbagliato a volte nella stesura, però c'è un pennello giusto, questo è il pennello giusto. Io ho piacere di stendere Remida, che è la foglia oro decalco Magic Paint, su questi due bellissimi marmi. Magari poi la metteremo anche su qualche fregetto, chi lo sa. Sfrutto la superficie marmorea scura, e vi ricordo che se un domani volete poi eliminare la foglia oro per ripristinarli si può senza problemi, mettendo direttamente la missione linfa sulla superficie. Lo faccio ora perché sapete che la missione è differente da una qualsiasi colla, ha il fatto che serve un po' di tempo in modo che tiri e passi dall'essere bianca all'essere trasparente per poi essere adesiva. In genere, in una temperatura come oggi, c'è riscaldamento qui, 15-25 minuti. Ne metto un po' qua, in questo bicchierino, poco, e infatti se ne usa veramente pochissima, e poi la si stende sulla superficie e renderà collosa la superficie e ricettiva alla foglia oro. Non vi preoccupate per il colore, è molto, molto cangiante, è normale, nella stesura una reazione che fa, e bisogna cercare di essere molto lisci e vellutati per evitare grinze. Sapete che sotto la foglia oro si vedono tutti i segni se non si è bravi a stendere la missione. Io adesso ho preso un pennello molto liscio, molto vellutato, quello che utilizziamo di solito per i protettivi, e crea un'adesione molto sottile. Quindi ci accorgeremo che la missione sta tirando nel momento in cui diventa completamente trasparente. Quello è il momento perfetto per iniziare a far aderire Remida. Continuo su entrambi i marmi e quando sarà perfetta, asciutta, per partire, vi faccio vedere. È il momento ideale per partire. Come vedete qui è completamente trasparente, invece qua per esempio in questo punto si nota ancora che c'è qualche
leggero riflesso bluaceo. Quella è la colla linfa che sta finendo di fare il suo effetto di tiratura. Dopodiché, quando sarà completamente trasparente anche il secondo pezzo, io inizio. La foglia oro Remi da decalco, ricordate sempre che è eccezionale per una motivazione soprattutto, perché è molto gestibile. Quindi guardate, si prende il fogliettino e non vola. Abbiamo quindi una tempistica di stesura completamente differente, perché siamo tranquilli nel dire che non si spreca nulla, neanche un grammo di foglia oro. Adesso io la prendo, la stendo qui, vado anche più avanti in modo che io possa andare sul bordo. Faccio aderire bene. Anche qui. E continuo con l'adesione. Posso togliere tranquillamente senza sprecare neanche un grammo di colla. Faccio aderire piano piano, picchietto, e faccio tutto il bordino. Se ho qualche piccolo punto in cui non è aderita, rimetto la colla e poi ripasso. Ma io voglio che sia così, con le grinzine, incongruente. Facciamo un altro pezzettino e guardiamo insieme come continuare. Ecco qui. Vado, mi metto vicino e sovrappongo leggermente, in modo che non ci siano punti in cui non ho messo il foglio. Vedete come tira in automatico molto velocemente. Anche qui stendo delicatamente. Guardate quando faccio aderire, riesco a togliere gli eccessi, che sono pochissimi, e faccio bene il bordo. Il bordo sembra già una lamina dorata, guardate che precisione. Se qualche pagliuzza rimane sotto, io sono ancora più contenta, perché a me piace, prediligo l'effetto proprio incongruente, quasi frastagliato, più contemporaneo, meno classico. E voilà! Voi state notando che io non sto sprecando neanche un grammo di foglia? La vedete? Cioè, aderisce tutta al 100%. È la perfezione, guardate. Terminiamo qui. Continuo su tutta la superficie. Seconda mano su tutta la struttura. L'abbiamo detto sempre puro, vero Emma? Sì. Perché tu sei già partita. Ci siamo messe qua, belle comode, perché in effetti il procedimento che faremo ora è divertentissimo. Se già mettere la foglia oro sui marmi è stato divertente, perché alla fin fine non è come tingere, mettere la foglia oro, è proprio divertente. È quasi un'esperienza imprevedibile, perché non sai mai come viene fuori l'anticatura con la foglia oro, no?
Faremo la stessa cosa sul bordino della petineuse nella parte sottostante. Magari le lentine le lasciamo così, Sì. per non fare una cosa troppo Meglio. strong, ma lo faremo anche sulla cornice. E useremo sempre linfa per stendere il collante su questo bordino delicato, tutto qui e anche qui. Ma noi staremo in superficie in realtà, perché non vogliamo fare una doratura piena, barocca, in vecchio stile, no, vogliamo fare una cosa molto fresca, quindi noi col pennellino andremo a stendere linfa spennellando la superficie quasi come se fosse un dry brush. In questo modo, quando andremo ad apporre la foglia oro, staremo solo in superficie e sarà ancora più contemporaneo il risultato, ok? Quindi, boccino di linfa, la mettiamo qua nel nostro contenitore, io parto di qui e Emma di là e non ci pestiamo. Tu hai preso un pennellino a punta? Ok, io provo un pennellino piatto, così si hanno entrambe le prove. Quindi pennellino del nostro set di pennellini ed è molto facile da stendere. L'importante è che scaricate bene il pennello e che state solo in superficie se volete fare la stessa decorazione che faccio io, perché altrimenti se poi mi colate con la colla sotto, la foglia quando andate a stenderla appiccicherà anche in profondità e quindi l'effetto sarà più classico, quindi di doratura meno contemporanea, una doratura molto più classica e piena, totalizzante. Invece se voi state, come sto facendo adesso io, solo sulla parte esterna, così, dipingendo con il pennellino solo dove realmente volete andare, sarà facilissimo attaccare poi la foglia oro. E vi assicuro che ci metterete forse anche meno che con una doratura classica fatta a pennello, perché in effetti è veloce come procedimento, molto veloce. Continuiamo su tutta la superficie, poi facciamo vedere il prossimo passo, quindi la doratura. La missione è asciugata in frettissima, poi ci sono ancora i ventilatori accesi, i ventilatori caldi e quindi la temperatura calda ha aiutato a fare molto in fretta. Adesso Emma, aiutata dal fatto che la nostra foglia decalco non svolazza, taglia delle striscioline. Questo sempre perché non vogliamo assolutamente sprecare mai foglia oro. Quindi prepariamo delle striscioline in modo da poter gestire al meglio la bordura dorata. E potresti fare poi anche due pezzettini un po' più quadrati della grandezza del rosoncino, così facciamo direttamente anche questi. Tu me li mette qui e vi faccio vedere quanto è semplice andare avanti con la doratura. Quindi foglia la mettiamo proprio addirittura, no? Dove abbiamo messo prima la colla, seguendo proprio il bordino, schiaccio in modo da farla aderire bene 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 solo dove c'è la colla. E voilà, vedrete che rimane lì. Adesso io non vado a togliere l'eccesso perché altrimenti rischio di spostare tutte queste pagliozzine nei punti in cui c'è ancora la colla ricettiva, quindi lo faccio dopo. Continuo piano piano a far attaccare la mia fogliolina su tutto il bordino. Dovete veramente provare, perché fare la doratura con la foglia remida è proprio facile. Il fatto che non svolazza e non va dove vuole è di una semplicità pazzesca. Guardate qua come continuo con calma senza problemi. È proprio facile, vedete? Altro pezzettino, vado qua, faccio aderire, vedete, la muovo anche un po' per seguire proprio le mie esigenze, perché io ho la gambina che va un po' stortina, quindi con il mio pennellino vado proprio nell'incavo, schiaccio per bene, faccio aderire, vedete? E voilà! Adesso faccio il quadrettino centrale, molto carino, quindi Emma me la taglia tu un pochettino più grande, la faccio aderire bene, qua, oppala, e via, tengo fermo e faccio aderire a tutta la superficie bene. Quello che rimarrà attaccato al fogliettino perché non serve in questo punto, io poi lo riuso, non spreco nulla, vado a farlo attaccare da altre parti. Ok, più mettete in modo preciso la colla e più rimane solo dove voi volete. Io credo di metterci meno forse con la foglia oro che con il rococò, perché sei molto più, diciamo, veloce nella stesura della colla di linfa e sei anche più veloce nella stesura della foglia oro. Col fatto che non vola ci aiuta a essere ancora più veloci. Grazie.
Noi stiamo continuando, vedete, se vi capita di mettere il dito sopra non capita nulla perché comunque non si muove la foglia. È proprio eccezionale il trattamento che abbiamo fatto. Se poi vedete che in un punticino ve ne manca, basta riprendere quella che già avete avanzato, ve la riappoggiate, tac, e vedete che chiudete il buco. Per questo vi dico sempre, se avanzate qualche pezzettino sul fogliettino, mi raccomando, arriverà il momento in cui vi servirà senza problemi. Tipo qui, la rimetto qua, schiaccio e voilà, ho tolto via il piccolo problemino del punto in cui non c'era. Finisco qui e quando è ora di spolverare vi faccio vedere come si fa. Se avete piacere di salvare le pagliuzze che cadono, mettete sotto un foglio di carta, un qualcosa che raccolga e lo potete tenere. Potete fare altri piccoli pezzi di doratura per rifinire. Dovete essere un pochettino forti perché in effetti ora andiamo a togliere via tutto l'eccesso. Vedete il bordino come rimane perfetto? Dove non avete messo la colla, la doratura è molto precisa e rimarrà solo ed esclusivamente all'interno della bordura. Si vede lontano un miglio la doratura fatta con la foglia oro, mi raccomando, non pensate che sia fattibile con qualsiasi altro materiale o vernice perché è proprio diverso, proprio un'altra cosa. Vedete che gli sprechi sono veramente pochissimi, cioè le pagliezzine che si staccano sono pochissime, lo spreco è talmente poco che è ottimizzata al 100% il costante della foglia. Il fatto che sia decalco e ritagliabile vi porta proprio a non avere nessun tipo di spreco, non c'è margine di spreco. Ecco, tutto quello che voi acquistate usate senza sprecare nulla. Adesso rifinisco bene anche la parte sottostante. Sempre meglio fare questo lavoro con un pennellino morbido in modo che non andate a graffiare poi comunque la parte collosa, la parte dorata. Continuiamo su tutta la struttura e continuiamo anche sulla cornice dello specchio. Abbiamo rimontato la nostra piccola petineuse ed è molto carina, secondo me, molto carina. Abbiamo dato questo gioco di doratura interna ed esterna sulla cornice senza farla tutta piena, perché avrebbe, diciamo, donato alla console, secondo me, un bordo molto più vintage, molto più classico. Invece in questo modo, giocando sull'interno e l'esterno della cornice, è più contemporaneo, più fresco. E sono molto contenta anche del fatto che la foglia oro stesa in questo modo sul marmo ha creato quasi un marmo dorato, sembra quasi veramente marmorizzato questo oro. Mi piace moltissimo, non è liscio a lamina, è molto rovinato, molto usurato perché ha preso lo spessore che c'era sopra il marmo. Mi piace tantissimo. Ora voglio comunque anticare un pochettino i bordini, li usuro leggermente perché l'oro steso in questo modo non è una filettatura perfetta e liscia, è proprio usurata e quindi secondo me anche la console deve essere un pelino usurata. Per fare prima e non fare polvere, non voglio usare la levigatrice oggi, uso una spugnettina abrasiva media, prendo sempre la spugnettina abbastanza bagnata, prima inumidisco i bordini, così allento la vernice, la rendo più semplice da carteggiare e per di più non faccio polvere, quindi unisco l'utile al dilettevole anche qui. Inumidisco bene, poi prendo la superficie, la spugnettina e la passo appena. Non faccio polvere, non faccio fatica e mi fermo soprattutto all'anticatura nei punti in cui voglio. E qui una cosa molto fine, molto delicata, però voglio mettere un po' in rilievo questi fregi. Secondo me il decapè è la cosa migliore. Inumidiamo un pochino anche qua, che non sono ancora passata. Mi raccomando, attenzione a non andare sulla foglia oro perché altrimenti me la rovinate, la grattate, ok? Pochissimissima polvere perché anche quella che c'è rimane attaccata alla porticina e quindi la potete poi togliere con un panettino senza farla andare nell'ambiente. Questo lo dico soprattutto per quelle di voi che magari devono lavorare e fare il loro restyling in casa.
anche per mancanza di spazio. Non vi preoccupate che non sporcate. Poco poco, ed ecco qui. Mi piace molto di più adesso. Continuo nei punti in cui il mobile me lo richiede. Anche qua. Un pelino qui. Un pelino qua. Dove ci sono i miei bordini, la mia anticatura. Un pochetto su questo bordino. C'è un pochino anche qua. Ultimo passaggio, ma importantissimo. Abbiamo scelto di proteggere oggi col protettivo lucido. Vedete che lo uso poco, ma quando ce l'ho. I metallici in generale, protetti con il protettivo lucido, sono tutta un'altra storia. Non perdono la loro brillantezza pazzesca. Ma occhio, quando proteggete la foglia oro, anche se imitazione, non si deve mettere l'acqua. Quindi proteggiamo col protettivo lucido ma puro. In questo modo l'assenza di acqua non fa alterare la tonalità dell'oro, ok? Qua Emma mi ha lasciato tutti i pezzi della spugna abrasiva. Devo picchiarla. L'ho picchiata e picchiata con dentro. Ok? Vabbè. Utilizzo il pennello per il protettivo, che lo stende benissimo, ma occhio però, occhio alle striature. Io ora lo stendo in modo molto liscio ed omogeneo sulla superficie, ovviamente avendo una superficie abbastanza incongruente che imita molto il materiale sottostante, cioè il marmo. Non sarà liscio perfetto, perché io neanche lo voglio una superficie liscia perfetta, ma sarà molto brillante e per nulla opaca, rispetto invece alla protezione che potrebbe dare la cera su questo marmo. In effetti la cera avrebbe leggermente opacizzato la finitura molto luminosa che invece ha la foglia oro. Inoltre sarà più resistente, e avendo appunto su questo ripiano la foglia oro che è più delicata, più labile, è fondamentale mettere una protezione che mi consenta di appoggiarci sopra le cose. Ora io passo il protettivo lucido su tutta la superficie, anche nei punti colorati con il vintage rose, e poi vi faccio vedere come sta bene ambientata, perché ormai si sa, i mobili bisogna vederli ambientati per capire se stanno bene nel contesto. Anche questo restyling è finito. Trovo che queste petineuse un po' così basse siano state accantonate per un po' di anni, perché è difficile da ambientare, o spesso nelle nostre case, diciamo, più piccole rispetto agli anni passati, abbiamo, diciamo, qualche difficoltà nel collocare in una camera da letto intera un pezzo del genere. Invece, a parer mio, rimodernata e ben abbinata, è un pezzo d'arredamento che può essere messo veramente ovunque, addirittura in un ingresso di casa, un disimpegno, perché comunque ci si specchia totalmente, quindi ci si mette il cappotto, ci si mette le scarpe, il resto ci si specchia e si esce. Quindi valutate, mi raccomando, anche il riutilizzo di questi pezzi, molto vintage, molto âgé, e dalla forma così particolare, così strana, perché anche se sono piccoli, differenti, difficili da ambientare, sono veramente validi. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto e mi raccomando, un occhio speciale per il marmo, perché il marmo rappresentato dalla foglia oro remida, che ricrea veramente la forma, la sensorialità del marmo, è una cosa veramente bellissima. Al prossimo restyling, ciao!